bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial. Il protagonista di oggi è il filato Milo della lana gatto, un filato molto bello e particolare nei colori. Come vedete ho scelto la variante che va dal glicine e poi ha dei piccoli tratti di colore che vanno dal viola, dal verde e dall'arancione, che nella lavorazione danno un effetto molto particolare. Sono gomitoli da 50 grammi e il filo è lungo 125 metri. Si può lavorare con l'uncinetto che va dal 3 e del 4. Io lo sto lavorando con l'uncinetto del 3,5. È un filato molto lucido e anche molto leggero. Detto ciò, possiamo iniziare con il tutorial. Come avete visto nell'anteprima iniziale, oggi realizzeremo una maglia top down. Quindi partiamo dalla testa e poi andiamo a costruire le spalle e le maniche. Per quanto riguarda lo sprone, è uno sprone quadrato. Ho avviato non le catenelle ma degli occhielli per far venire il sopra più rifinito. Con questo uncinetto e questo filato vado ad avviare degli occhielli pari alla circonferenza di 55 centimetri, quindi una circonferenza che passa dalla testa. Se cambiate filato e uncinetto, tenete presente la circonferenza in centimetri. Se invece volete una circonferenza più abbondante, potete avviare tanti occhielli pari a 60 centimetri. Quindi iniziamo la lavorazione degli occhielli. Siccome stiamo facendo uno sprone quadrato, gli occhielli devono essere multiplo di 4. Così quando andiamo a fare la divisione degli occhielli, ad esempio facciamo 40 diviso 4, dobbiamo andare a dividere il nostro sprone in 4 parti uguali. Vado ad avviare i miei occhielli iniziando con 4 catenelle 1 2 3 e 4 e lavoro una maglia alta nella prima catenella lavorata. Questo è il mio primo occhiello. 4 catenelle 1 2 3 e 4. Di nuovo maglia alta nella prima catenella lavorata. 4 catenelle 1 2 3 e 4. Maglia alta nella prima catenella. 1 2 3 e 4. Maglia alta nella prima catenella e vado avanti in questo modo nel formare gli occhielli pari a 55 centimetri. Alla fine io ho lavorato 28 occhielli. 28 è multiplo di 4, quindi ho fatto per ricavare gli angoli 28 diviso 4. Il risultato è 7, quindi ogni 7 occhielli ho messo un segno per dividere le braccia, il davanti e il dietro. Una volta che abbiamo fatto questo, giriamo gli occhielli dal diritto e andiamo a chiudere con una maglia bassissima nel primo occhiello e iniziamo la lavorazione direttamente dagli aumenti. Quindi chiudo con una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle 1 2 e 3 e lavoro una maglia alta all'interno dell'occhiello, quindi ho 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro e 2 maglie alte. Il punto che dobbiamo lavorare è composto di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Però siccome stiamo iniziando dall'aumento, dobbiamo lavorare un altro gruppo di 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi facciamo un aumento, 2 catenelle, rientriamo 2 maglie alte, 1 e 2. In ogni occhiello adesso andiamo a lavorare 2 maglie alte, 1 e 2,
2 catenelle e sempre all'interno dello stesso occhiello altre 2 maglie alte, 1 e 2. Vado nell'occhiello a fianco e lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1 e 2. Passo all'occhiello successivo e ripeto le 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Vado nell'occhiello successivo, di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, quindi un punto molto semplice. Lavoro nell'occhiello successivo 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. A fianco devo lavorare di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte. Nell'occhiello a fianco lavoriamo l'aumento. Qui ho la maglia segnata, ho l'occhiello dove ho segnato e significa che all'interno di questo occhiello dobbiamo lavorare l'aumento, che consiste nel lavorare un primo gruppo di 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1 e 2 e andiamo a ripetere le 2 catenelle e le 2 maglie alte, così abbiamo un altro gruppo e quello è l'aumento. Quindi 2 catenelle, rientriamo 2 maglie alte e abbiamo fatto il secondo aumento. Alla fine, dove abbiamo gli angoli, dobbiamo lavorare 1, 2 e 3 gruppi di 2 maglie alte separate da 2 catenelle. Non facciamo le catenelle e andiamo a ripetere le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi andiamo a lavorare negli occhielli 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Vado a fianco, 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Andate avanti e poi vi faccio rivedere come fare di nuovo l'angolo degli aumenti. Vi faccio rivedere come fare l'aumento, poi dobbiamo proseguire questa lavorazione fino a terminare il giro. Quindi qui ho l'occhiello segnato e all'interno vado a fare l'aumento di 2 maglie alte. Lavoro 2 catenelle e il primo gruppo l'ho lavorato di 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Tolgo il segno. Vado a fare l'aumento che consiste nel ripetere le catenelle 1 e 2 e lavoriamo di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. Abbiamo fatto un altro aumento e andiamo a lavorare questa sequenza fino a terminare il giro. Il punto che dobbiamo ripetere è sempre questo, quindi il punto si ripete per tutta la lavorazione, le 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Ho proseguito la lavorazione, ho terminato tutto il mio sprone. Devo lavorare il secondo giro, dove il punto che dobbiamo ripetere è sempre lo stesso. Invece cambia solo dove abbiamo l'aumento. Quindi a questo punto vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella e
Facendo in questo modo ogni giro il nostro sprone aumenta di un motivo in più, perché abbiamo inserito un motivo in più. Con maglie bassissime mi porto al centro delle catenelle. Lavoro 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta, e un'altra maglia alta, 2 catenelle, e ripeto il motivo di 2 maglie alte, 1 e 2. Il motivo che abbiamo dell'aumento lo lavoriamo in questo punto, però aggiungiamo le 3 catenelle, 1, 2 e 3. All'interno ripeto le 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. E questo è il motivo in più che abbiamo aggiunto. Dal giro successivo invece lavoriamo un motivo qui, e dove abbiamo le catenelle di separazione lavoriamo l'aumento come abbiamo fatto al primo giro. Quindi per quanto riguarda l'aumento, i giri che si ripetono sono 1 e 2. Vado a lavorare il motivo del punto così come si presenta, quindi nelle catenelle vado a ripetere le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Non faccio le catenelle, vado direttamente dove ho queste 2 catenelle di separazione e ripetiamo 2 maglie alte, 1 e 2 catenelle. Proseguite questo e poi vi faccio rivedere come lavorare dove abbiamo fatto l'aumento. Mi ritrovo di nuovo dove ho l'aumento, quindi qui ho il primo motivo e vado a lavorare le maglie come si presentano, ripetendo il motivo di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Però aggiungiamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado dove ho l'altro motivo, il motivo che abbiamo aggiunto, e ripeto le 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Senza fare catenelle adesso vado direttamente nel motivo successivo e ripeto la lavorazione fino ad arrivare dove ho di nuovo l'aumento, per ripetere la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui. Andate avanti e ci vediamo al termine del giro per far vedere come lavorare nuovamente il giro numero 1, visto che abbiamo una base diversa. Questo è l'effetto che dà il filato e anche il punto, molto bello. Andiamo a lavorare un altro giro. Qui dobbiamo ripetere la lavorazione degli aumenti del giro numero 1. Quindi vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella. L'aumento lo andiamo a ripetere dove abbiamo le 3 catenelle di separazione. Quindi qui mi sposto all'interno delle 2 catenelle e lavoro il motivo normalmente. Mi alzo con 3 catenelle, all'interno 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Qui abbiamo le 3 catenelle e all'interno lavoriamo il primo motivo di 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Andiamo a inserire un altro motivo con le 2 catenelle di separazione. Entro all'interno e lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. E in questo giro abbiamo inserito un altro motivo. Vado a lavorare il motivo così come si presenta.
facendo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, fino ad arrivare dall'altra parte dove abbiamo le catenelle e vi faccio rivedere come ripetere l'aumento. Sono arrivata anche da questa parte dove ho le 3 catenelle di separazione e dobbiamo fare l'aumento. Quindi lavoro il motivo come si presenta di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Nelle catenelle di separazione invece dobbiamo lavorare 2 motivi perché dobbiamo fare l'aumento, quindi lavoriamo il primo motivo di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Aggiungiamo di nuovo 2 catenelle di separazione, 1 e 2, perché dobbiamo inserire un aumento e andiamo a lavorare le 2 maglie alte. E anche qui abbiamo inserito un aumento in più. E adesso vado a lavorare le maglie come si presentano, quindi qui non è cambiato niente, fino a terminare il giro. Poi vi faccio rivedere come ripartire. Dobbiamo ripetere sempre il giro numero 1 e il giro numero 2. Giro numero 1 e giro numero 2 per quanto riguarda gli aumenti. Per quanto riguarda invece le spalle, il davanti e il dietro, rimane invariato il punto. Andiamo a cambiare solo la sequenza negli aumenti. Proseguite questo e ci vediamo al termine del giro. Finito anche questo giro, adesso vado a ripetere il giro numero 2 degli aumenti. Il punto del motivo rimane invariato. Quindi vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella. Mi sposto sempre al centro delle 2 catenelle e qui vado a lavorare il motivo normalmente perché non mi ritrovo sull'aumento. L'aumento si trova qui. Quindi mi alzo con 3 catenelle e lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Qui ho il primo motivo dove abbiamo fatto l'aumento e a questo punto vado a lavorare. All'interno del primo motivo lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. 3 catenelle di separazione, quindi stiamo ripetendo il motivo. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado dove abbiamo l'altro motivo, quindi il motivo che abbiamo aumentato, che abbiamo aggiunto e lavoro sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. 1 e 2. Vado a lavorare il motivo così come si presenta, 1 e 2 all'interno delle catenelle di separazione, 2 catenelle e altre 2 maglie alte sempre all'interno del motivo. Dobbiamo proseguire fino ad arrivare dove abbiamo l'altro angolo e a questo punto lavoriamo sempre il motivo di 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte all'interno del primo motivo. 3 catenelle di separazione e poi andiamo a lavorare l'altro motivo a questo punto e dobbiamo concludere il giro. Nel giro successivo, invece, dove abbiamo le 3 catenelle, andiamo a lavorare un motivo, 2 catenelle, aggiungiamo 2 maglie alte, quindi dobbiamo ripetere il giro numero 1 e il giro numero 2. E dobbiamo andare avanti con questa sequenza fino a raggiungere le nostre larghezze. Proseguiamo tutta questa lavorazione, dobbiamo raggiungere sia la misura dello scalfo che le larghezze delle nostre circonferenze.
Per quanto riguarda il motivo è sempre uguale. L'unica variazione è qui dove abbiamo gli aumenti che dobbiamo lavorare il giro numero 1 e il giro numero 2, dobbiamo alternare questi due giri per tutta la lavorazione. Quindi non è molto difficile, dovete ripetere sempre lo stesso procedimento. Ecco come si presenta il mio lavoro dopo aver lavorato 10 giri. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il motivo che abbiamo fatto si ripete sempre per quanto riguarda il davanti e il dietro e anche sulle spalle. L'unica variazione l'abbiamo fatta qui agli aumenti, dove abbiamo alternato due giri. In un giro abbiamo inserito un aumento in più e nel giro successivo abbiamo lavorato nello spazio di 2 catenelle 2 motivi, il motivo che avevamo e il motivo che abbiamo aggiunto con le 3 catenelle e siamo andati avanti in questo modo fino alla nostra larghezza. Nel mio caso lo scalfo è lungo 19 centimetri, di solito il mio è tra i 17 e i 18 centimetri e per quanto riguarda la larghezza del torace, del davanti e del dietro sono sul davanti 45 e sul dietro 45 e quindi sono arrivata alle mie larghezze. Se voi volete continuare, se avete uno scalfo di 20 o 22 centimetri, continuate con gli aumenti. A questo punto devo unire la manica del davanti e del dietro. Io non devo aggiungere catenelle. Quindi vado a lavorare il motivo come abbiamo fatto fino adesso. Io mi sono fermata al, al giro dove abbiamo fatto le 3 catenelle di separazione e adesso vado a lavorare fino ad arrivare nelle catenelle di separazione. Quindi riprendo il motivo delle 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte fino ad arrivare al punto che ho segnato. Arrivata dove ho il segno, all'interno delle catenelle lavoro le 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi abbiamo lavorato un motivo da questa parte. Filo sull'uncinetto, nel mio caso non devo aggiungere catenelle, vado direttamente dove ho l'aumento di 3 catenelle e lavoro all'interno il motivo di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E poi continuo il lavoro del motivo come abbiamo fatto fino adesso e non vado più ad aumentare. Quindi in ogni spazio di 2 catenelle andiamo a lavorare il ventaglietto di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Però casomai avete un seno più abbondante, volete aggiungere delle catenelle, il multiplo del punto è di 6. Quindi, se volete una larghezza e vi basta solo un motivo, potete aggiungere 6 catenelle. Se invece volete aggiungere due motivi per avere maggior larghezza, dovete aggiungere 12 catenelle, 6 più 6 e andare avanti fino ad avere la vostra larghezza. Quindi, una volta che avete lavorato il ventaglietto all'interno delle 3 catenelle, aggiungete 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vado dove ho le 3 catenelle e vado a lavorare il ventaglietto come si presenta. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Lo fate da questa parte e anche dall'altra parte. Come vedete, la manica è più larga. Per lavorare poi il motivo, bisogna lavorare il motivo all'interno di questa catenella, delle 2 catenelle, e qui invece dobbiamo saltare 1, 2
e 3. Nella terza catenella lavoriamo solo 2 maglie alte e 2 catenelle. Invece nella quarta catenella dobbiamo lavorare altre 2 maglie alte. Però adesso andiamo avanti, casomai ve lo faccio vedere dall'altra parte. Una volta che abbiamo unito i nostri scalfi del davanti e del dietro, vi faccio vedere come lavorare se avete aggiunto le catenelle. Quindi lavoriamo normalmente come abbiamo fatto fino adesso il motivo. Ripetiamo sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Io ho aggiunto solo 6 catenelle e salto 1, 2, nella terza catenella vado a lavorare 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle di separazione e vado nella quarta catenella, vado nella catenella a fianco e lavoro altre 2 maglie alte e questo è il primo motivo. Se avete aggiunto altre 6 catenelle, quindi 12, contate sempre 1, 2 e nella terza lavorate 2 maglie alte, 2 catenelle e nella quarta catenella lavorate altre 2 maglie alte. Nel mio caso non ho aggiunto niente, quindi io continuo la lavorazione senza le catenelle. Nel giro successivo poi lavoriamo il motivo come abbiamo lavorato fino adesso. Quindi andate avanti fino a raggiungere la vostra lunghezza. Io qui non ho aggiunto le catenelle e viene in questo modo. Quindi proseguite la lavorazione fino a raggiungere la vostra lunghezza. Una volta unito il sottomanica, ho proseguito la lavorazione senza fare aumenti per un totale di 52 cm, quindi la lunghezza della maglia è di 52 cm. E nonostante non ho fatto aumenti, come vedete ho un po' di larghezza sia a destra che a sinistra, questo perché il punto allarga. Per quanto riguarda la manica ho lasciato in questo modo perché mi piace l'effetto che dà una volta indossato. Infatti la mia manica è di 22 centimetri, l'ho lasciata in questo modo, non ho fatto diminuzioni e non ho cucito. Se invece voi volete aggiungere la manica e vi sembra troppo largo qui, lavorate il motivo dove abbiamo il motivo intero, lasciate tutto questo dove abbiamo gli aumenti e andate a lavorare l'altro motivo dove abbiamo il motivo intero. Oppure se avete molto largo sotto perché avete unito le catenelle, potete piegare in questo modo e fare una piccola cucitura. Questa è una taglia M e per la mia taglia ho usato 250 grammi di filato, però è una taglia M comoda. Se dovete unire le maniche e volete farla un po' più lunga, dovete prendere almeno altri 300 grammi in più. Una volta fatto questo, la maglia è pronta per essere indossata. La lavorazione è molto semplice, il filato dà un effetto molto particolare e si lavora molto facilmente. Il punto è molto scorrevole. Come vedete qui dove abbiamo iniziato con gli occhielli viene più rifinito. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Ho un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carol e le amiche di uncinetto, dove potete entrare e farne parte. Ci vediamo a presto con altri video tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Grazie per la visione e ciao!